Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Equiad Ecofarma SRL. Ultimo aggiornamento, 11 febbraio 2022. Cos'è Equiad? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Equiad durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Equiad? Equiad è un farmaco a base del principio attivo rizatriptan benzoato, appartenente alla categoria degli antiemicranici, triptani e nello specifico agonisti selettivi dei recettori 5-HT1 della serotonina. È commercializzato in Italia dall'azienda Ecofarma SRL. Equiad può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Tilomed Italia SRL. Concessionario: Ecofarma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: rizatriptan benzoato. Gruppo terapeutico: antiemicranici, triptani. Forma farmaceutica: compressa orodispersibile. Indicazioni: trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici con o senza aura negli adulti. Posologia: modo di somministrazione. Equiad non deve essere usato per la profilassi. Equiad non deve essere assunto con liquidi. I pazienti devono essere istruiti a non rimuovere il blister dalla bustina esterna fino a poco prima della somministrazione. La confezione blister deve essere aperta con mani asciutte e la compressa deve essere posta sulla lingua, dove si dissolverà e verrà ingerita con la saliva. Equiad è anche disponibile in forma di compresse. La compressa orodispersibile può essere usata nelle situazioni in cui non sono disponibili liquidi, o per prevenire la nausea ed il vomito che possono accompagnare l'ingestione delle compresse con i liquidi. Posologia: adulti, dai 18 anni in su. La dose raccomandata di 10 mg. Dosi ulteriori: le dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 2 ore l'una dall'altra. Nelle 24 ore non devono essere assunte più di 2 dosi. In caso di ricomparsa della cefalea entro 24 ore. Se la cefalea si ripresenta dopo la risoluzione dell'attacco iniziale, può essere assunta una ulteriore dose. Osservare i limiti di dosaggio summenzionati. In caso di mancato effetto, negli studi controllati non è stata esaminata l'efficacia di una seconda dose per il trattamento dello stesso attacco, quando una dose iniziale è inefficace. Quindi, se un paziente non risponde alla prima dose, non deve essere assunta una seconda dose per il medesimo attacco. Gli studi clinici hanno mostrato che se un paziente non risponde al trattamento di un attacco, è ancora verosimile che risponda al trattamento per attacchi successivi. Alcuni pazienti devono ricevere la dose più bassa, 5 mg, di rizatriptan, in particolare i gruppi seguenti di pazienti. Pazienti in trattamento con propranololo. La somministrazione di rizatriptan deve avvenire a distanza di almeno 2 ore dalla somministrazione di propranololo, vedere paragrafo 4-5. Pazienti con insufficienza renale lieve o moderata. Pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Le dosi devono essere separate da intervalli di almeno 2 ore. Nell'arco delle 24 ore non possono essere assunte più di 2 dosi. Pazienti pediatrici, bambini e adolescenti, sotto i 18 anni di età. La sicurezza e l'efficacia di rizatriptan in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni non è stata ancora accertata. I dati disponibili al momento sono descritti nei paragrafi 5.1 e 5.2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione su una posologia. Anziani. La sicurezza e l'efficacia del rizatriptan in pazienti di età superiore ai 65 anni non sono state valutate in modo sistematico. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Somministrazione contemporanea di inibitori delle monoaminossidasi, MAO, o uso entro le 2 settimane dalla sospensione della terapia con inibitori delle MAO, vedere paragrafo 4-5. Pazienti con insufficienza epatica o renale grave. Pazienti con anamnesi positiva per accidente cerebrovascolare, ACV, o attacco ischemico transitorio, TIA. Ipertensione moderatamente grave o grave, o ipertensione lieve non trattata. Coronaropatia accertata, inclusa cardiopatia ischemica, angina pectoris, anamnesi di infarto del miocardio, o ischemia silente documentata, segni e sintomi di cardiopatia ischemica, o angina di Prinzmetal. Malattia vascolare periferica.
Uso contemporaneo di rizatriptano ed ergotamina, ergot derivati, inclusa la metisergide, o altri agonisti dei recettori 5-HT1B/1D, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Equiad deve essere somministrato solo a pazienti nei quali sia stata fatta una chiara diagnosi di emicrania. Equiad non deve essere somministrato a pazienti con emicrania emiplegica o basilare. Equiad, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Ergotamina, ergot derivati, inclusa la metisergide, altri agonisti del recettore 5-HT1B/1D. A causa di un effetto additivo, l'uso concomitante di rizatriptano e di ergotamina, di ergot derivati, inclusa la metisergide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Equiad durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Equiad durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Gli effetti sulla fertilità umana non sono stati studiati. Gli studi sugli animali hanno evidenziato soltanto effetti minimi sulla fertilità a concentrazioni plasmatiche di gran lunga superiori alla concentrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In alcuni pazienti l'emicrania o il trattamento con rizatriptan possono causare sonnolenza. In alcuni pazienti in terapia con rizatriptan sono stati anche riportati capogiri. Pertanto i pazienti devono valutare la loro capacità di svolgere attività complesse durante gli attacchi emicranici e dopo la somministrazione di rizatriptan. Effetti indesiderati. Rizatriptan, sia in compressa che nella formulazione liofilizzata orale, è stato valutato in 8.630 pazienti adulti fino ad un anno in studi clinici controllati. Gli effetti indesiderati più comuni valutati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Rizatriptan 40 mg, somministrato o in compresse in singola dose o in 2 dosi con un intervallo di 2 ore, è stato generalmente ben tollerato in più di 300 pazienti adulti. Capogiro e sonnolenza sono stati gli effetti indesiderati correlati al farmaco più comuni. In uno studio di farmacologia clinica, in cui 12 soggetti adulti hanno ricevuto rizatriptan a dosi cumulative totali di 80 mg, somministrate nell'arco di 4 ore, 2 soggetti hanno riportato sincope o bradicardia. Un soggetto, una donna di 29 anni, ha sviluppato vomito, bradicardia e capogiro 3 ore dopo aver ricevuto un totale di 80 mg di rizatriptan, somministrato nell'arco di 2 ore. Un blocco AV di terzo grado, responsivo all'atropina, è stato osservato un'ora dopo l'inizio degli altri sintomi. Il secondo soggetto, un uomo di 25 anni, ha accusato capogiri transitori, sincope, incontinenza e una pausa sistolica della durata di 5 secondi, registrata mediante ECG, immediatamente dopo una venopuntura dolorosa. La venopuntura era stata effettuata 2 ore dopo che il soggetto aveva ricevuto un totale di 80 mg di rizatriptan, somministrato nell'arco di 4 ore. Inoltre, sulla base della farmacologia del rizatriptan, dopo un sovradosaggio potrebbero verificarsi ipertensione o altri sintomi cardiovascolari più seri. Nel caso si sospetti un sovradosaggio di rizatriptan, si deve prendere in considerazione la disintossicazione gastrointestinale, ad esempio, la banda gastrica seguita da carbone attivo. Il monitoraggio clinico ed elettrocardiografico deve durare almeno 12 ore, anche in assenza di sintomi clinici. Gli effetti dell'emodialisi o della dialisi peritoneale sulle concentrazioni sieriche di rizatriptan sono sconosciuti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparazioni antiemicrania, agonisti selettivi della serotonina, 5-HT1, codice ATC, N02CC04. Meccanismo d'azione. Agonisti selettivi, 5-HT1B/1D, della serotonina. Rizatriptan si lega selettivamente con elevata affinità ai proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Rizatriptan viene rapidamente e completamente assorbito dopo somministrazione orale. La biodisponibilità orale media della compressa è approssimativamente del 40-45% e i valori medi delle concentrazioni plasmatiche massime, Cmax, vengono dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo, sicurezza farmacologica, nonché copyright, elenco degli eccipienti, manditolo, e 421, calciosilicato, e 552, crospovidone, aspartame, e 951, aroma menta piperita, silice colloidale anidra, sodio stearilfumarato, fonte, foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.